binocolo zoom da 199 euro. Se me lo avessero proposto qualche mese fa, probabilmente vi avrei consigliato di lasciarlo sullo scaffale e di orientarvi verso un classico formato fisso. Dopo alcune settimane di utilizzo sul campo, però, tra osservazioni naturalistiche come qui oggi presso la riserva naturale Palude Brabbia, paesaggio e cielo stellato, devo ammettere che questo Nikon Action Zoom 10-22x50 mi ha fatto cambiare idea su più di un aspetto. Buongiorno a tutti, sono Piergiovanni Salimbeni, giornalista e tester di strumenti ottici e digitali dal 1997 e responsabile del magazine online binomania.it. Grazie alla collaborazione di Nital ho avuto la possibilità di provare il nuovo Nikon Action 10-22x50, un binocolo zoom che, come vi ho anticipato, costa meno di 200 euro e beneficia di ben 10 anni di garanzia ufficiale. Nel corso di questo video vi racconterò le mie impressioni sul campo, i pregi, i difetti e soprattutto, ragazzi, cercherò di rispondere a una domanda molto semplice. Nel 2026 ha ancora senso acquistare un binocolo zoom economico? Vi ricordo inoltre la recensione scritta molto approfondita su binomania.it. E ora, ragazzi, vi consiglio di sedervi comodi, iscrivervi al canale perché noi ci vediamo subito dopo la breve sigla. A tra poco! Partiamo dalla meccanica. Come vedete, il Nikon Action Zoom è un classico binocolo con prismi di porro. Ha un design tradizionale, una robusta gommatura nera e una qualità costruttiva che sinceramente mi è sembrata superiore a quella che normalmente mi aspetterei da un binocolo definibile come entry level. La sensazione tra le mani è positiva perché l'impugnatura è comoda, il grip è buono e, come spesso accade con i prismi di porro, la distanza tra le mani consente comunque alle spalle di controllare molto bene lo strumento. La messa a fuoco poi è affidata a una grande manopola centrale che si è dimostrata fluida e sufficientemente precisa durante quantomeno il periodo di prova. Una caratteristica interessante poi riguarda la regolazione diottrica, poiché sull'oculare destro trova posto il selettore dello zoom. Nikon infatti ha spostato la compensazione diottrica sull'oculare sinistro. Questa è una soluzione che magari può apparire di primo acchito insolita, ma che nell'uso pratico non mi ha creato alcun problema. A proposito dello zoom, vi devo dire che la leva di selezione degli ingrandimenti è semplice da utilizzare, risponde benissimo ai comandi e oltretutto è grande ed è quindi facilmente azionabile anche indossando eventualmente guanti invernali. Uno degli aspetti che più mi incuriosivano riguardava proprio la robustezza del sistema zoom. Mi aspettavo una certa flessibilità dell'archetto, porto oculari e magari qualche incertezza nella tenuta della collimazione. Ovviamente in una fascia di prezzo di circa 200 euro non possiamo aspettarci vetri a bassa dispersione o le prestazioni dei binocoli Nikon di categoria superiore tipo la Monarch o la M7 la M5. Detto ciò, devo ammettere che il comportamento sul campo è stato migliore di quanto mi aspettassi, perché a bassi ingrandimenti tra 10 e 15 x il binocolo fornisce comunque immagini piacevoli con una buona nitidezza e un contrasto che definirei buono per questa fascia di prezzo. La resa cromatica tende leggermente verso le tonalità calde, una caratteristica che però personalmente non mi ha infastidito e che anzi durante alcune osservazioni naturalistiche al crepuscolo oppure in presenza di un poco di foschio ho trovato addirittura gradevole. Naturalmente aumentando l'ingrandimento fino a 22 x si perde qualcosina in nitidezza, non è una perdita di nitidezza eccessiva e comunque a 22 x non è, diciamo così, croccante come a 10. Tuttavia devo essere sincero, mi aspettavo peggio perché l'immagine
anche a 22x è utilizzabile, leggibile e soprattutto continua a mostrare un ingrandimento reale del dettaglio, calcolando che ovviamente a lunga distanza si percepisce anche di più la turbolenza. Per quanto riguarda gli oculari, il principale compromesso riguarda il campo di vista, perché a 10x il campo sia apparente che reale è piuttosto ristretto e all'inizio si percepisce quindi una certa sensazione di osservare attraverso un tubo. La buona notizia è che comunque aumentando l'ingrandimento la situazione migliora progressivamente. Calcolate che questo effetto l'abbiamo anche con zoom di alta qualità. Già intorno ai 15x la visione diventa più coinvolgente e oltre ai 20 risulta decisamente piacevole. Un aspetto che consiglio di verificare comunque prima dell'acquisto riguarda invece l'uso per i portatori di occhiali, perché l'estrazione pupillare non è particolarmente abbondante e quindi potrebbe non risultare ideale per tutti gli utilizzatori in base a conformazione del viso e spessore delle lenti. Parlando di controluce, immagini fantasma e luce diffusa, devo dire che il Nikon Action si è comportato bene. Quello che poi mi ha colpito è che nonostante il sistema zoom e comunque il prezzo contenuto, Nikon si è riuscito a mantenere una qualità visiva più che soddisfacente lungo gran parte il range di ingrandimento, senza trasformare i 22x in una semplice trovata pubblicitaria. Prima di passare alle impressioni pratiche sul campo, vorrei spendere solo qualche parola sulle aberrazioni ottiche. Comunque andate a leggere l'articolo su Binomania che ho scritto tantissimo. Ovviamente non siamo di fronte a un binocolo dotato di vie 3D, come vi ho già detto, e quindi una certa quantità di aberrazione cromatica è presente, soprattutto osservando soggetti molto contrastati. Devo però ammettere che il comportamento reale si è rivelato migliore di quanto mi aspettassi. Tra i 10 e 15x, come vi ho detto, il cromatismo è abbastanza contenuto e si manifesta principalmente come un lieve bordo verde violaceo attorno ai soggetti più contrastati. Aumentando gli ingrandimenti non ho notato un peggioramento drammatico, perché l'aberrazione cromatica rimane comunque visibile, ma sempre entro limiti che considero accettabili per uno strumento acromatico di questa categoria. Anche la resa ai bordi del campo poi si è dimostrata piuttosto uniforme. Probabilmente il campo apparente relativamente contenuto ha aiutato anche il Nikon Action Zoom a mantenere una buona nitidezza periferica, tanto è vero che al bordo di giorno il campo è totalmente sfruttabile. Durante le osservazioni astronomiche ho notato solo un poco di coma all'estremo bordo sulle stelle più luminose, ma onestamente nulla che mi abbia realmente disturbato nell'utilizzo pratico, vista soprattutto la fascia di prezzo e la complessità della selezione di ingrandimento, insomma. Arriviamo adesso alla parte più importante di questa recensione, ossia le impressioni pratiche sul campo. Devo confessarvi un'altra cosa, fino a pochi mesi fa, ve l'ho già anticipato, se un neofita mi avesse chiesto un consiglio su un binocolo zoom, gli avrei probabilmente suggerito di orientarsi verso un classico 10x50, eventualmente un 12x50, comunque un binocolo a ingrandimento fisso. Nel corso degli anni infatti avevo provato parecchi zoom economici e salvo rarissime eccezioni molto costose tipo il Dr. Aspectem non mi avevano mai convinto del tutto. Per questo motivo ho iniziato questa prova con un certo scetticismo e invece il Nikon Action Zoom è riuscito a sorprendermi perché non è perfetto, ma in realtà svolge realmente il lavoro per il quale è stato progettato. Mi aspettavo infatti una meccanica meno precisa, una maggior flessione dell'archetto dei portaoculari e soprattutto mi aspettavo una qualità di immagine decisamente inferiore ad alti ingrandimenti. Invece già dopo le prime uscite sul campo ho capito che Nikon aveva realizzato qualcosa di più interessante di quanto lasciasse immaginare il prezzo di acquisto. Parliamo adesso di birdwatching. A chi consiglierei questo binocolo? Ma sicuramente non a chi passa le giornate inseguendo piccoli passeriformi all'interno dei boschi, perché in quel caso un classico 8x42, pure sarebbe meglio un bel 7x, rimane probabilmente la scelta più logica. Vedo invece molto bene questo Action Zoom perché osserva da postazioni fisse, perché effettua censimenti faunistici, fa monitoraggio nidi, osserva rapaci a lunga distanza
o semplicemente desidera qualcosa in più rispetto ai classici 10x, senza però poter o dover o voler acquistare uno spotting scope. Durante le prove sul campo ho utilizzato più volte questo binocolo da punti di osservazione elevati, come ad esempio nello spot di Germignaga oppure qui sulla torretta a 2 piani, dopo vi farò vedere qualcosa, ed è proprio in queste situazioni che ho iniziato ad apprezzare la presenza dello zoom, perché a 10x si osserva normalmente il paesaggio e si individuano gli animali. Poi con un semplice movimento della leva si passa rapidamente a 20x o 22x e si ottiene un livello di dettaglio che permette di identificare molto più facilmente soggetti lontani. Ricordo in particolare alcune osservazioni di poiane poste diverse centinaia di metri di distanza. A 10x la presenza del rapace era evidente perché comunque conosco il soggetto, ma devo confermare che a 22x su 3 piedi diventava molto più semplice comprendere la sagoma, la postura e alcuni particolari che prima risultavano meno immediati. È vero che alla massima potenza, ve lo ripeto, si va a perdere un poco di nitidezza, ma il guadagno secondo me in termini di dettaglio è reale ed è anche perfettamente percepibile. Parliamo adesso dell'osservazione del paesaggio. In condizioni di buona illuminazione e ovviamente con poca turbolenza, il Nikon Action Zoom si comporta bene perché a 10x l'immagine è nitida, contrastata e piacevole da osservare seppure il campo sia ristretto. Il campo visivo non è particolarmente ampio, ma la qualità generale è più che adeguata al prezzo di acquisto. Quando si passa a 22x invece aumenta leggermente l'aberrazione cromatica, soprattutto su soggetti in controluce, e si perde qualcosina in termini di nitidezza assoluta. Tuttavia il guadagno nel micro dettaglio anche in questo settore è evidente. Mi è capitato più volte di osservare ad esempio i dettagli di alcuni caseggiati a circa 1600 metri e nonostante il lievissimo calo qualitativo la quantità di dettaglio percepibile a 22x era nettamente superiore rispetto a quella disponibile a 10. Significava vedere la targa di una macchina e percepire solo il riquadro. Al crepuscolo ritengo che chi cerca esclusivamente le massime prestazioni con poca luce dovrebbe piuttosto orientarsi verso il Nikon Action 7x50 oppure se ultra cinquantenni un bel 10x50, quindi ingrandimento fisso. Dove invece questo Nikon mi ha sorpreso è stata l'osservazione astronomica e vi confesso che non me l'aspettavo perché a 10x il campo apparente non è particolarmente ampio, ma le stelle comunque rimangono abbastanza puntiformi e l'osservazione del cielo risulta comunque piacevole. La vera magia arriva però quando si utilizza il selettore dello zoom, perché con un semplice movimento della leva si passa da una visione, diciamo così, a piccolo campo a una visione decisamente più dettagliata. Molti oggetti del profondo cielo cambiano comunque letteralmente aspetto, perché piccole macchie lattiginose iniziano ad assumere una struttura più interessante e alcuni ammassi stellari mostrano anche più dettagli rispetto poi a quanto sia possibile osservare 10x. Ricordo in particolare le osservazioni di M13 nella costellazione di Ercole oppure il doppio ammasso di Perseo, che sono due soggetti che hanno beneficiato veramente tanto dell'aumento di ingrandimento. Inoltre da 10x a 22 diminuisce la pupilla di uscita, il cielo diventa più scuro, si inquadra comunque in realtà meno campo e questo conta parecchio quando si osserva da località non perfettamente buie. Anche la Luna trae vantaggio dei 22x perché pur perdendo qualcosina in nitidezza assoluta mostra strutture superficiali che sono più facili da interpretare e da apprezzare. Prima di arrivare alle conclusioni riassumiamo rapidamente i principali pregi e difetti. Tra i pregi inserirei sicuramente il prezzo perché è molto competitivo, la garanzia Nital di 10 anni, una meccanica migliore di quanto mi aspettassi e una collimazione che almeno su questo esemplare si è mantenuta corretta persino agli alti ingrandimenti. Ho poi apprezzato anche l'ergonomia tipica dei binocoli con prismi di porro e la praticità della leva zoom e soprattutto il fatto che i 22 ingrandimenti siano comunque realmente utilizzabili quando il binocolo viene montato su un buon treppiede fotografico. Da segnalare inoltre una resa soddisfacente nel birdwatching da postazione fissa, nell'osservazione del paesaggio
e sorprendentemente anche nell'ambito astronomico. Per quanto riguarda i difetti, quello principale riguarda senza dubbio il campo di vista, perché a bassi e medi ingrandimenti è piuttosto ristretto. A questo si aggiungono l'assenza di impermeabilizzazione e una certa quantità di aberrazione cromatica nelle situazioni più critiche e ovviamente una lieve perdita di nitidezza ad alti ingrandimenti. Inoltre il sistema non è parafocale, quindi passando dai 10 ai 22 bisogna comunque focheggiare leggermente per correggere la messa a fuoco. Devo dirvi che però è indispensabile, per sfruttare tutta la potenza, utilizzare un cavalletto fotografico. Arriviamo adesso alle conclusioni. Devo ammettere che questa prova mi ha fatto rivedere, almeno personalmente in parte, le mie convinzioni sui binocoli zoom, quantomeno quelli di fattura economica, perché per molti anni li ho considerati strumenti interessanti sulla carta, ma raramente convincenti nell'utilizzo pratico. In realtà questo Nikon Action Zoom 10-22x50 non è perfetto e non pretende di esserlo, però se state cercando il massimo campo visivo, la migliore luminosità possibile o la qualità ottica di un buon binocolo a ingrandimento fisso, questo prodotto non fa per voi e quindi esistono alternative più indicate. Se invece desiderate uno strumento versatile, divertente comunque da utilizzare e capace di passare rapidamente dalla osservazione, chiamiamola panoramica a basso ingrandimento, a quella più dettagliata senza spendere cifre elevate, allora questo Nikon merita sicuramente attenzione. La cosa che mi ha convinto maggiormente è che il passaggio da 10x a 22x non rappresenta soltanto una caratteristica che potremmo definire commerciale e pubblicitaria riportata sulla confezione, perché sul campo il guadagno e di dettaglio è comunque reale e proprio per questo è il motivo per cui, terminata la prova, mi sono trovato ad apprezzarlo molto più di quanto avessi immaginato all'inizio. Per quanto riguarda il prezzo, ve lo ricordo, adesso siamo a giugno del 2026, il Nikon Action Zoom 10-22x50 costa 199 euro e mi raccomando, compratelo presso il distributore, la catena Nital, perché avrete una garanzia di 10 anni. Se volete acquistarlo trovate il link diretto al prodotto nella descrizione del video, direttamente sullo shop online di Nikon Italia. Prima di salutarvi desidero ringraziare tanto Marco Rovere e Giuseppe Maio di Nital per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test e come sempre la disponibilità del prodotto è stata accompagnata dalla mia totale libertà nel riportare le impressioni personali sia positive sia negative maturate durante una prova pratica sul campo. Io vi ringrazio per l'attenzione. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di iscrivervi al canale, ragazzi, solo il 20% di voi è iscritto ed è gratuito. Attivate le notifiche e come sempre ci vediamo alla prossima recensione su Binomania. Vi aspetto anche sul gruppo Facebook Tutto ma proprio tutto sui binocoli e sul forum di Binomania. Inoltre, se volete aiutarmi a sostenere la mia attività giornalistica indipendente, potreste abbonarvi a Binomania Inside, uno spazio più intimo, diciamo così, per gli abbonati, dove do indiscrezioni, anteprima curiosità e soprattutto parlo del dietro le quinte della mia attività giornalistica. Insomma ragazzi, non vi rubo altro tempo, buone osservazioni con selezione di ingrandimento a tutti da Pier Giovanni Salimbeni. Ciao, ci vediamo al prossimo video.